Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 RC. Sempre noi, buone feste innanzitutto, visto che è periodo natalizio. Adesso lo ripeto perché poi abbiamo cancellato il video, anche perché è Grinch. Buone feste. Buone feste. Lui è verde. Io sono verde, sì, ma è un caso. Buone feste a tutti, visto che è periodo di Natale. Oggi video impressioni della GP1 GeForce che abbiamo già presentato nello scorso video. Se qualcuno se l'è perso, riguardi il vecchio video. Quindi adesso iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, Instagram, Facebook, più TikTok, ne ha più ne metta, tutti i nostri social, come si dice. Telaio, prime impressioni dopo un mese di utilizzo. Telaio che sulla carta ci sembrava buono, in realtà le impressioni sono state straordinarie, anche perché comunque la semplicità è quella che ripaga sempre in tanti ambiti, anche e soprattutto nell'ambito 1.28. Infatti telaio velocissimo, soprattutto in curva. Sì, è una macchina molto veloce. Ci ha stupito perché a differenza di tanti altri telai ha un ingresso in curva, una velocità in curva che sono veramente, si vede la differenza, si nota. Cioè è quasi, certe volte è quasi sconvolgente, perché poi i tempi sono uguali alle altre auto, però arrivano sicuramente con una facilità maggiore. Dopo dipende dal tipo di pista, tante cose, però a noi personalmente sulla nostra pista, che è una pista media, è abbastanza tortuosa, abbiamo notato proprio una differenza di ingresso curva che è netta rispetto a tante altre marche. È anche molto facile da guidare, molto costante. Tra l'altro dopo un mese di utilizzo abbiamo visto che già in Italia e in altri club è arrivata la macchina, abbiamo notato, ci hanno scritto anche. Esatto, ci fa piacere comunque che vi siete fidati di noi, delle nostre impressioni. Cerchiamo di essere sempre neutrali. Esatto, cerchiamo sempre di dare, come si dice, l'impressione corretta, la realtà dei fatti. Esatto. Il fact checking assolutamente puro e molto nudo e crudo. Non siamo sponsorizzati da nessuno. No, continuiamo a dirla sta cosa, non siamo sponsorizzati, usiamo anzi i nostri soldi. Cash. Detto questo, è una macchina che ci è piaciuta tanto. Tra l'altro la GeForce ha fatto arrivare un piccolo upgrade che abbiamo montato, che è questa parte che poi vedrete magari nel dettaglio, questa parte che va a lavorare praticamente il supporto del pivot, che non è più in plastica ma in alluminio, ed la macchina è cambiata notevolmente, perché probabilmente la plastica tende magari nel tempo ad usurarsi. Nel nostro caso non è successo per promo video, però ha fatto questo elemento, l'ha fatto anche in alluminio, e devo dire che la macchina è migliorata, nel senso che lavora molto più precisa di quanto lavorasse già prima. Esatto. È una macchina che stiamo trovando molto bene. Un'altra cosa che sfatiamo, le altezze della macchina, poi ve lo diremo bene. È una macchina che noi stiamo utilizzando un'altezza probabilmente non per la nostra pista, per gli standard folle. Sì, perché è un po' più alta davanti e dietro, una macchina un po' più alta, ma l'abbiamo fatto appositamente per la nostra pista molto grip, quindi non esiste un'altezza fissa per tutte le macchine, questo lo diciamo, dipende molto anche dalla guida, sono altezze standard che vengono date, poi dopo ognuno deve portare la macchina sul suo livello, sulla sua guida, anche sul tipo di pista. Non fidatevi mai dei setup sheet che ci sono online. Perché può anche essere che non vada bene, non perché non siano corretti, ma perché probabilmente non vanno bene per quel tipo di pista, per quel tipo di guida. Per cui è importante prenderli come riferimento, ma poi lavorateci, perché se vedete magari la macchina che non si comporta come vi sembra corretto nel vostro modo di guidare, lavorateci. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo deciso poi faremo magari un video dedicato, abbiamo deciso di alzare la macchina, perché nella nostra pista, ripeto, col grip aveva bisogno di una macchina più alta, e devo dire che la macchina si è comportata benissimo, ha girato forte e costante, i tempi rispettano quelli delle altre macchine, lo diciamo sempre, probabilmente la macchina può fare una piccola differenza, ma fa la differenza il dito di ogni pilota, per cui molto robusta. È sicuramente una macchina molto robusta. Anche perché viene venduta praticamente già con tutti i pezzi già in metallo, quindi comunque è una macchina che di upgrade praticamente non ne ha, cioè non proprio il telaio che cambia. Questo è il telaio, diciamo, quello un po' più pesante, standard, che viene dato appunto di scatola. Dopo c'è un telaio un po' più leggero in alluminio,
che è teoricamente per categorie più leggere, però a noi ci l'abbiamo siamo trovati bene con usato sia questo. nella categoria stock clip o categoria super stock, la macchina si è comportata benissimo con questo tipo di telaio, ripeto, macchina Il precisa. sistema cuscinetti si è rivelato un sistema vincente. Funziona molto 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 bene, ci piace molto, devo dire che il fatto di non avere le sidebar ma avere pivot con i cuscinetti, devo dire che la macchina lavora molto bene. Veramente ci ha stupito l'ingresso di curva, quindi dopo un mese di utilizzo siamo felicissimi, tanto è vero Sì, che ne è arrivata un'altra. Esatto, perché io appunto l'ho Ne abbiamo comprata preso anche per un'altra, me. abbiamo preso un'altra e siamo convinti che sarà una macchina che sarà presente nella nostra pista. E forse non sarà l'ultima. Non sarà l'unica e l'ultima, appunto, anche per noi, perché probabilmente Quindi- l'idea è quella di prendere anche per altre categorie. Funziona molto bene, è un'ottima macchina. Siamo rimasti felici e contenti che molti di voi l'abbiano presa, l'abbiano poi portata nei loro club. Se avete qualche dubbio, qualche riscontro, qualche cosa da chiedere, scriveteci nei commenti. Il telaio tra l'altro Contattateci. non ha neanche problemi di spazio, quindi non ci sono difficoltà nel montare l'elettronica in maniera particolare. L'unica cosa appunto che ripetiamo è che le batterie Arcase purtroppo per ora Solo marca. ci Tre. stanno solo ed esclusivamente batterie non big block, quindi non da 24 mm, ma quelle un po' più sottili, quindi le 380 Esatto. o le 350, perché per ora la forma della struttura in carbonio esterna non permette. Sì, proprio la GeForce ci ha Esatto, detto che cioè è stato fatto come sulle è stato marca specificato già in 380, fase mi di sembra. invio, sì, esatto, però prossimamente uscirà un upgrade che permetterà, tramite, si vede un allargamento anche delle sidebar, delle strutture laterali del telaio e magari anche dell'ammortizzatore, di montare anche batterie un pochettino più larghe, di conseguenza un po' più capienti per magari categorie più spinte. Se uno lo utilizza fino alla super stock, fino comunque alla super stock, va benissimo così. Con queste batterie qua noi non abbiamo avuto problemi di durata, assolutamente no. Anzi, in realtà nel senso, con questo telaio si arriva a dei pesi comunque, non dico al limite, sui 163 mi sembra, 60-64 grammi. ovviamente utilizzando l'ESC marca senza il contenitore in plastica, esatto. però comunque siamo sul filo del peso minimo. Sì, e considerate anche che noi utilizziamo sempre una carrozzeria, una body, quindi in questo caso Jumurema col tetto in Lexan, quindi Sì. completamente in Lexan, non soltanto i vetri, la lettone in Lexan, quindi sicuramente abbiamo alleggerito, ma questo sta un po' sempre come vi diciamo sempre, cioè magari alleggerire sopra e rimanere più già più con peso un sotto. ESC diverso magari il peso già cambia e magari per la super stock sei un attimino Sì, esatto. più a norma come peso, perché magari è troppo leggero non va bene. Però tanto adesso la vedete anche girare mentre Sì, parliamo, esatto. c'è qualche Sono video i che video gira, di giri e quindi vedete che è una macchina super funziona molto competitiva. Niente, noi vi faremo poi un altro video successivamente, veniamo a spiegarvi un po' quel setup che abbiamo scelto, che cosa abbiamo fatto. Sì, i prossimi video sono appunto con categoria super stock e prossimamente faremo anche un video in categoria modificata Open Lexan. Esatto, una cosa del genere, quindi sarà la prossima prova che faremo, però siamo già contenti, insomma, siamo molto felici di questa macchina, tanto è vero che, ripeto, ne sono arrivate più di una, quindi siamo felici. Veramente, veramente felici. Hanno fatto un po' di acquisti, quindi ci siamo. Adesso vi salutiamo, mi raccomando, ricordatevi ancora di iscrivervi al canale, accendere la campanellina e se avete domande, curiosità, potete scriverci sia in privato. Commentate nei sotto commenti, anche. non c'è nessun problema. Alla prossima! Ciao! Ciao, ciao, ciao!